Ciao ragazzi e bentornati a Derawan, un'isola da sogno nel cuore del Kalimantan, il Borneo indonesiano. Spiagge da cartolina che manca solo la scritta saluti da Derawan, acque turchesi che ti viene voglia di tuffarti solo a vederle e avventura a non finire, nonostante le dimensioni da francobollo di quest'isola che è la più piccola su cui abbiamo mai vissuto. Ma purtroppo anche questo minuscolo pezzetto di sabbia e palme nasconde un lato oscuro che ci lascia di sasso. Buongiorno da Derawan, questa piccola isoletta che abbiamo raggiunto ieri con un viaggio da incubo. Questa è la guest house dove abbiamo dormito stanotte. È stata una notte bollente. No, ha fatto un caldo. Devo bloccare questo inizio da youtuber consumata di Angela guarda, e scendere più alla realtà come piace a noi. Allora, qua si schiatta di caldo. Ecco. Sono già un bagno di sudore. A posto, così vuoi iniziare tu? Cioè, siamo in un paradiso e tu quello che vuoi dire è questo. Bellissimo. Però ragazzi, adesso andiamo a fare un giro. Sono già qua sulla cattedra, quindi Angela siediti che ti interrogo. Questa è la strada principale, nonché l'unica strada del paese. C'è il signore che sta raccogliendo l'immondizia che ci saluta e ci fa anche un pollice in alto, che simpatico che è. E di qua in fondo c'è il mare. Cioè noi stiamo proprio lì dietro. Quella è la nostra guest house. Adesso sto girando così spero che non vi venga il mal di mare con questi giri continui. Lì in fondo appunto c'è la spiaggia dove siamo arrivati ieri con la barca. Comunque sono fantastiche queste casette colorate. Hanno tutti i colori praticamente, il rosso, verde, viola, giallo, sì, blu. Cioè bellissimo, dà un tocco di colore. E poi chiaramente c'è anche il padellone, le antennone. Tutte queste in teoria sono delle guest house Penginapan. Ieri abbiamo provato a bussare a un po' di porte, ma queste erano tutte chiuse e quindi la prima che abbiamo trovato era quella della signora lì in fondo alla strada. Questo è il pontile dove siamo arrivati ieri e oggi l'acqua è ancora più mossa, quindi non oso immaginare cosa debba essere il viaggio là in mezzo tra le onde con quelle mini barchette che arrivano qui, quindi quasi mi sento fortunata per come è andata noi ieri. Qui sotto c'è il pontile dove abbiamo attraccato, però è tutto ricoperto dall'acqua, quindi c'è anche l'alta marea in questo momento. Non è molto stabile. No, direi di no. Infatti adesso che lo vedo da sopra mi chiedo come abbiamo fatto a non cascare dentro. E là in fondo invece c'è il nuovo molo che stanno costruendo. Con una bronzatura stile muratore bergamasco mai sui piedi. Guarda che roba, che sandali, guarda che segni che lasciano. Anche tu, sei una muratrice di sandaletto. Andiamo a vedere com'è la temperatura dell'acqua. Cucciata di piedi stamattina. Ah, fresca, Bella! Bella fresca, non è calda. O forse siamo noi che siamo troppo accaldati. L'isola è molto piccola perché il giro completo è circa 1,5 km, quindi si può fare tranquillamente a piedi, ma se non si vuole camminare si possono noleggiare questi mini scooter elettrici. E quanti ce ne sono qui, si prendono e si fa il giro con più velocità. Noi però abbiamo deciso di usare le nostre gambette, quindi la giriamo a piedi. Paolo intanto l'ho già perso al banchetto della signora a guardare il cibo. Guarda come apre tutte le scatole. Cosa sono? Delle tortine. Sì, dai. L'ha fatta la signora. L'ha fatta la signora, vedi? Ok. Simpatica la signora, ma la tortina, infatti lo vedo anche dalla smorfia di Angela. Comunque su questo arcipelago di isole vivono soprattutto i Bajo, i famosi Bajo che abbiamo incontrato anche a Sulawesi. Sono conosciuti come i nomadi del mare e sono ottimi pescatori. Se vi ricordate abbiamo anche incontrato un ragazzo pescatore che ci ha mostrato come fanno oggi a pescare, anche con l'ausilio di alcune bombole che permettono loro di andare sott'acqua fino a 30 metri. Quindi è vero che sono un popolo di pescatori che col tempo ha addirittura sviluppato delle mutazioni genetiche che permettono loro di stare sott'acqua per tantissimo tempo, ma oggi utilizzano anche altre tecniche, non dico più moderne, ma comunque che facilitano la vita del pescatore. E ieri sera ci siamo anche accorti che qui l'indonesiano è la seconda lingua, perché la prima lingua è la lingua Bajo, che è completamente diversa e che è un miscuglio di diverse lingue, tra cui il filippino, il malese, eccetera eccetera. Abbiamo provato a usare le nostre parole che conosciamo, quelle che ci aprono quasi tutte le porte, e vediamo che si fa proprio fatica a capire anche le parole più semplici. E intanto camminando siamo arrivati su questo pontile. Oggi il sole è perfetto e quindi anche il colore dell'acqua. Ma abbiamo notato una cosa, là in mezzo, là avanti proprio, ci sono delle case costruite su palafitte sempre, là proprio nella parte dove il mare, dopo la parte profonda del mare, torna a essere più bassa l'acqua
e ci sono delle palafitte là. Domanda: secondo me a te non piacerebbe andare tornare a casa? No, non mi piacerebbe neanche stare là, perché immagini mare mosso, queste cose. Domanda, dici nei commenti chi di voi si farebbe una vacanza là in mezzo, isolato da tutto, in mezzo al mare. Che goduria! Mi si è mosso qualcosa sotto. Angela, Non lo so. fantastico. È fantastica, limpidissima e bella salata, cioè stai a galla senza fare niente, ti butti e salatissima. A vederlo così sembra un villaggio abbandonato, ma in realtà ci sono i negozi di souvenir, come questa bella magliettina, proprio anni 90, tantissimo, anche con le frange con scritto Derawan Island e il simbolo che sono le tartarughe. Ho visto questa camicia con le palme e mi è venuta in mente una cosa: ma non sarà il caso di spolverare, rispolverare anzi? Stasera, tac, la rispolvero. Camicetta, mi sembra il luogo ideale. L'arcipelago di Derawan è rappresentato addirittura dietro la banconota da 20.000 delle rupie indonesiane. Questa è la banconota verde, in questo caso 20.000, scritto anche in lingua qua sotto, 20.000 rupia, e qui dietro ci sono sia le tartarughe che i coralli che gli abiti tradizionali indossati dall'etnia che vive proprio su queste isole. Siamo venuti in fondo all'isola e questa è la spiaggia che c'è da questo lato, bassa marea, quindi si può camminare là in mezzo. Andiamo? È quello che stiamo per fare. Oh, yes. Abbiamo anche noleggiato le maschere, però mi sa che qua è dura perché devi camminare per metri e metri e metri. È accecante tutta questa luce, questo bianco e il colore di quest'acqua. Adesso ci stiamo inoltrando su questa lingua di sabbia che viene fuori soltanto con la bassa marea. Là ci sono addirittura degli uccelli. Io sono incredula. Che posto è? Sono quelli che vedi nelle cartoline, nei documentari, così, che vedi tutta quest'acqua piattissima, ogni tanto sbucano delle isolette di sabbia che poi con l'alta marea scompaiono. E pensare che ci avevano detto che Derawan non era un granché, avevamo letto un po' online, dicevano no, andate all'altra isola, non andate a Derawan, è solo un punto di passaggio. L'altra isola che però è un'ora e mezza da qua. Quindi sarebbe stato il triplo del viaggio di ieri. In realtà ragazzi, per noi questo è un paradiso. No, questo è il paradiso perché c'è tutto, cioè c'è la natura, ci sono le spiagge, c'è il villaggio. No ragazzi, veramente, siamo contentissimi. In certi posti bisogna fermarsi anche a fare un po' di foto, Guarda che roba. Non capita più tanto spesso a noi. Incredibile, che colori ci sono? No, perché noi comunque con la questione dei video siamo molto concentrati sul video, ma tipo le foto ce le dimentichiamo ogni tanto. Abbiamo tipo il cellulare senza foto, ogni tanto dobbiamo cercare, ma quel posto lì ti ricordi com'era? Andiamo a vedere, non abbiamo neanche una foto, abbiamo solo video. Invece ci sono posti super speciali dove bisogna fermarsi a scattarne un sacco. Ti ho fatto anche qualche fotina dietro le quinte mentre parli con la calzetta, con le stelline. La mitica calza, ragazzi, c'è un vento in questo momento e la calza ci sta salvando. Da quando l'abbiamo creata in Giappone è tutta un'altra storia, riusciamo veramente. Sono le nostre tecniche di alta tecnologia. Alto youtuberismo. In quest'angolo di spiaggia c'è questa bella scultura con la scritta Derawan su una barca e tutti i vari simboli marini di questa zona. Qui c'è una manta. Là in fondo ci sono delle meduse, una tartaruga e un delfino. E non mancano le altalene che fanno paradiso tropicale. Siamo venuti un po' a esplorare il centro del villaggio, perché comunque a Derawan vivono 1700 persone che hanno un bellissimo campo da pallavolo. Beh, guarda che 1700 non sono mica poche. No, in effetti è piccolino, un francobollo. È un'isola di 1 chilometro quadrato, 1700 è un terzo di Verdello. Di tutto rispetto, devo dire. Un po' meno di un terzo, Verdello è un pochino più grande. Questa è la via principale e lì dietro c'è la moschea con 2 minareti, quindi la più grande dell'isola, e una cupola ricoperta da queste mattonelle gialle e verdi. Qui le casette sono tutte uguali, tutte in legno, con questo patio davanti dove la sera si tirano fuori le padelle e tutti i prodotti da vendere quando fa più fresco. Eccola qui la moschea, siamo proprio sotto. Si sente questa bella melodia nell'aria. C'è il karaoke, il momento karaoke. Il momento karaoke.
non so però da dove venga. Ogni tanto arriva, cioè tutti i giri e non trovo. No? Sembra di là. Seguiamo la melodia. Qua è forte. È di qua, eccole. Ci sono delle casse enormi proprio qua sotto. Ah, ma è una festa. Vedi? Oh! È appena nato! Hello! Eccolo! Foto, foto! Yes! Foto di rito! Ci hanno invitato al banchetto, quindi Paolo adesso sta recuperando un pochino di cibo. Abbiamo cercato di dirgli di no fino all'ultimo, ma hanno insistito così tanto che alla fine abbiamo ceduto. Tanto qua la cassa della musica continua altissima. I fagioli, ragazzi, non so da quanto non vedevamo fagioli, guarda che roba. Fagioli, verdure. Ma che casino! Ci siamo allontanati un po' dalla festa, siamo venuti tra le palme. Evidentemente questi 1700 abitanti sono comunque in crescita. Si sente un pochino la signora da lontano ancora che canta. Sottofondo, la sua bella voce suave. No? È un sorrisone tutte le volte. Questa è la scuola principale dell'isola, bella grande, tutta una serie di edifici intorno al cortile principale e i bambini qui in Indonesia vanno sempre a scuola con la divisa, delle divise che sono molto belle, in questo caso bordeaux e le camicie floreali sia per i maschi, invece per le femmine la gonna e la camicia sempre floreale. Comunque più grande della mia scuola questa, sì, è grandissima. Questo a conferma di quello che dicevamo. Una cosa che abbiamo notato sia qui che a Sulawesi è che i bambini devono andare a scuola con le scarpe, quindi indossano le scarpe a scuola, ma non sono abituati, non gli piacciono particolarmente, per cui tu li vedi che escono dal cortile della scuola, si tolgono le scarpe e vanno a casa a piedi nudi con le scarpe in mano. Poi abbiamo visto questa lunghissima passerella e abbiamo deciso di andare a dare un'occhiata. E arrivati quasi alla fine si vede una tartaruga qua che si sta muovendo nell'acqua, che è molto bassa in questo momento perché è bassissima la marea, e si vedono tutti i coralli qui sotto. È un giardino di coralli in pratica, guarda. Anche di qua ancora meglio. Che roba. Alcuni escono addirittura dall'acqua, talmente è sceso il livello. Allora qua c'è tutta questa parte, sono tutti coralli, come una striscia di coralli, e poi lì inizia lo strapiombo, quindi l'acqua più alta è da quel lato. Ma è incredibile vederli così dall'alto, con così facilità, perché alla fine quando arrivi qua sei sulla passerella, è come fare snorkeling dall'esterno, guarda. Alcuni sono rossi, verdi, viola, gialli, sono tutti un sacco di colori dei coralli. Adesso non è il momento buono per vedere i pesci, perché scendendo l'acqua anche i pesci se ne vanno, e quindi bisogna tornare qui quando la marea è un pochino più alta, anche perché se entri adesso ti fai malissimo perché sono troppo bassi, troppo vicini. Ma che incredibile, guarda là, addirittura escono dall'acqua, guarda, si vede che sbucano. Qua la struttura è venuta giù totalmente, quindi non si riesce ad arrivare con le scalette al mare, è venuta giù tutta questa parte, però qua si vede tutto quanto. Alcuni coralli sono quelli che Paolo chiama i cervellotti, cioè sono qui sotto che sembrano tipo, hanno la forma quasi del cervello, non è bello da dire, però rende l'idea. E poi ci sono quelli che sono i lattugoni. Ecco, questi sono i termini tecnici per descrivere i coralli. E si sente anche, talmente bassa l'acqua, si sente quel rumore che senti quando sei sott'acqua, no?
proprio alla fine del pontile, guardate chi sbuca. Una gigantesca tartaruga che è qui sotto, che sta mangiando, guardala, ma è bellissima, ha il pelo dell'acqua. Incredibile. Guarda, madonna. E nuota, se ne sta qua tranquilla. Ci siamo persi un po' a guardare le tartarughe che giocavano davanti a noi e anche a guardare come cambiava tutto il paesaggio con la marea. Nel frattempo è scesa ancora di più e tantissimi coralli sono rimasti fuori dall'acqua, si vedono tutti i colori, questi sono viola, verdi, rossi, si vede benissimo adesso. Io non pensavo che potessero uscire così tanto i coralli dall'acqua e si vedono ogni tanto dei pesciotti, anche una manta abbiamo visto, Sì. e da questo lato un sacco di altri colori. Guarda anche quelli là che sono un po' più piatti e sul rosa. Siamo arrivati alla fine del pontile e anche qui bassissima marea, sono usciti tutti i coralli che prima neanche si vedevano e invece guardate anche qua sotto queste padellate di coralli, si sente tutto il cri 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 e un inconfondibile odore di pesciolino. Ho preso anche un piccolo polpo che si muoveva. Mi piace come lo imiti, rifà. Ammazza, che, Ma che conchiglio! conchiglia! È gigante! Ti faccio addirittura, guarda che roba! Sarà 2-3 kg di conchiglione, ma cioè, è incredibile. Siamo venuti qua, adesso siamo passati qui sotto, la marea è scesa e purtroppo, insomma, questa è l'altra faccia della medaglia. Plastica, spazzatura, purtroppo, ragazzi, Sì. questa è la realtà praticamente di ogni posto, in Asia, dappertutto. Sì, in America, ovunque, è la stessa cosa, questa È situazione sempre in tutto il mondo purtroppo, ragazzi. Abbiamo inquinato il pianeta in un modo osceno, guardate qua che roba. Ci sono addirittura le prese della corrente, questo è tutto quello che riporta il mare. Quindi immaginatevi, qua siamo su un'isoletta minuscola e c'è questa situazione, moltiplichiamola per tutte le isole, le coste del mondo. Questo è quello che otteniamo, è davvero un problema gigantesco. Ma c'è anche un'altra cosa, mi sono accorto guardando un po', cioè anche la sabbia contiene delle plastiche minuscole, Sì. quelle rosse, Tutte queste microplastiche perché che comunque rimangono nell'ambiente. si decompone anche magari nel giro di 10, 20, 30, 50 anni, ma poi quello che rimane comunque è questo. E questo poi va a finire dappertutto, anche in quello che mangiamo. Quello che mangiamo e anche tutti gli animali che ci sono qui, e questa è un'area marina protetta, quindi immaginiamoci, ragazzi, sempre una tristezza questa cosa. Piccola parentesi su questa questione, quella dell'immondizia, perché vedere queste scene è sempre molto scioccante, si dice mamma mia che posto è. In realtà abbiamo detto è un problema molto diffuso, ma non dobbiamo pensare che sia la colpa soltanto delle persone che vivono in determinati luoghi, come in questo caso l'Indonesia o l'India o altri paesi del sud-est asiatico, perché è un problema globale, molto diffuso. È vero, qui la cultura del riciclo sta nascendo adesso, quindi molto dopo rispetto all'Europa, ma dobbiamo pensare che l'Europa, l'Unione Europea, vende circa 33 milioni di tonnellate di immondizia a paesi extraeuropei e tra questi il secondo paese verso cui viene venduta di più è l'India. Quindi quando vediamo l'India e tutta quell'immondizia ci fa rabbrividire, dobbiamo pensare che una parte di quella immondizia l'abbiamo portata proprio noi. Quello dell'India in realtà era solo un esempio per far capire che siamo tutti quanti coinvolti in questo problema, una situazione che riguarda tutti i paesi, quindi non serve a nulla puntare il dito verso i paesi che si trovano a dover affrontare queste situazioni. È l'una e il villaggio è deserto, c'è solo una signora che ci ha letteralmente salvato oggi con un bel gado gado. Questo è il bel gado gado di oggi, molto buono. Un'insalata fresca e l'aggiunta di un cocco che non è enorme, di più. Ma quanta acqua e polpa c'è dentro. Bel coccone. Ci siamo messi per terra nella veranda della casa della signora perché fa un caldo sulla strada, lei ha il tavolo proprio sulla strada e si pezzava, quindi siamo venuti qui, invece c'è una bella arietta un po' più fresca. Allora, questo è il gado gado, che è questa insalata fatta con questa parte qui che è riso compresso, sono delle specie di gnocchi di riso
tanto Paolo si mangia il cocco lì dietro. Ci sono delle verdure sotto, tempeh, tofu e sopra la salsa di arachidi, che in teoria non dovrebbe essere piccante, in realtà lo è solo leggermente perché la signora ce l'ha proprio chiesto, è stata carina, e si serve coi cracerini, questi qui. E invece Paolo intanto sta mangiando il cocco fresco che ha questa polpa che è un pochino gelatinosa. Allora qua si stacca così. Ma che bontà che è. Grazie. Questi sono un sacco di sali minerali che ci servono visto il calore che c'è. Siamo tornati a quello che è decisamente il nostro posto preferito qui sull'isola, quello che abbiamo soprannominato il pontile delle tartarughe. Paolo è là felicissimo perché ha appena nuotato con una tartaruga proprio vicino a lui, perché lì sono attaccate a quel pontile, girano lì attorno e se ne stanno lì tranquille. Ho perso Paolo nel frattempo, è entrato per nuotare con le tartarughe, non so più dove sia finito, forse è quella cosa che sbuca là in fondo. Intanto qui sono arrivate delle nuvolozze giganti che hanno coperto il sole e devo dire che non è male, perché ci stavamo un po' bruciacchiando con tutto questo sole nonostante i cappelli, le magliette, cercare di stare sotto le ombre delle palme. Qui intanto in questa zona stanno anche lavorando alla barca dei signori, quindi il rumore che si sente in sottofondo sono loro che lavorano alla barca. Il pesce Paolo è tornato. Bellissimo, mamma mia, fantastico. A un certo punto abbiamo nuotato proprio insieme, nel senso che non se ne andava via, cioè andava piano piano insieme a me e a distanza, comunque, cioè ero proprio sopra la tartaruga. Le vedevi da vicinissimo. Gigante, una tartaruga gigante. Poi a un certo punto sono state due e fantastico proprio. A un certo punto si è stufata quando ha capito che vabbè, vattene umano, io me ne vado. Esatto, ha messo la quinta ed è sparita. A un certo punto non potevo starle dietro. Quella è casa loro, perché vanno lì anche, dicono anche a deporre le uova quando è stagione. Infatti c'è un centro che si occupa della salvaguardia proprio delle uova di tartaruga. Sono proprio tantissime, cioè è quasi impossibile non trovarle, è quasi impossibile non riuscire a vederle anche dal nuotare con loro. pontile. Bello. Ci sono tantissime tartarughe qui ad Erawan, non solo su quest'isola ma anche su tutte le altre. Addirittura una di queste, Sangalaki, che è una striscia di terra in mezzo al mare, è definita il paradiso delle tartarughe. Chiaramente una specie protetta, c'è addirittura una sede del WWF proprio su quest'isola, ma non è sempre stato così, perché fino al 2000 l'economia di tutta questa zona si fondava sul commercio delle uova di tartaruga. Infatti si stima che venissero raccolte e commercializzate addirittura 2 milioni di uova all'anno. Essere in Indonesia e non mangiarsi le pisang goreng è un delitto. Un delitto. Adesso non riesco a parlare perché è bollente. La banana fritta, buona. Molto dolce con la frittura. No, molto, dai. No, molto dolce nel senso che la banana è dolce. Cioè non c'è lo zucchero. Il dolcettino croccantino del frittino. Sì, sì. Pastellata e fritta è un piatto proprio classico di tutta l'Indonesia. La trovi in qualunque isola dell'Indonesia tu vada. La pisang goreng. Diciamo che puoi far fatica a trovare qualsiasi cosa, ma la pisang goreng banana fritta no, quella c'è ovunque. Siamo tornati alla spiaggia di stamattina ed è cambiato tutto. È incredibile, è cambiato totalmente perché è salita la marea e stamattina c'era una lingua di sabbia che arrivava fino a un atollo là in mezzo al mare. Adesso invece non c'è più niente. È cambiato totalmente. Si vedeva il fondo, adesso l'acqua è quasi arrivata al tetto. Era tutta fuori, quella struttura era completamente fuori dall'acqua. Adesso è completamente sommersa. È rimasto solo il tetto. Non c'è quasi più. Ma in pochissime ore c'è un altro paesaggio.
proprio dietro la spiaggia principale poi c'è tutta questa staccionata che delimita tutto il perimetro del cimitero. Questo è il cimitero del villaggio, è abbastanza grande perché occupa tutta questa zona a sud dell'isola. C'è un po' di rumore qui, ma siamo qui per un motivo, perché fino a qualche anno fa l'isola di Derawan era completamente diversa da come la vediamo oggi. La prima differenza era nella corrente elettrica, cioè non c'era corrente elettrica tutto il giorno, ma durante il giorno praticamente era un blackout costante e c'era un po' di luce soltanto la sera. Adesso invece la situazione è decisamente migliorata, c'è un generatore là in fondo che si sente che è in funzione, permette di avere la corrente tutto il giorno, e accanto un campo con dei pannelli solari. C'è addirittura una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici che sembra funzionante, ma in realtà qua dice che c'è un errore di comunicazione. Siamo arrivati alla fine di un'altra giornata qui sulla bella Derawan, il sole sta tramontando davanti a noi all'orizzonte, si sta nascondendo adesso tra le nuvole quella bella palla infuocata. Siamo venuti su un altro dei tanti pontili per goderci questo spettacolo anche questa sera. È scesa la notte, sono le 7 e noi siamo andati a cercare qualcosa per cena. Allora, la cosa più difficile, ragazzi, qui è trovare da mangiare, ma soprattutto capire quando sono aperti i posti, perché ci sono tantissimi posti con i cartelli fuori, ma poi tu entri e ti dicono no no, chiuso, chiuso, chiuso. Oggi pomeriggio passando abbiamo visto questo signore che spadellava e faceva il riso fritto, che ci è sembrato tipo una chimera, no? Visto la varietà di cose che si trovano. E abbiamo chiesto, stasera lo fa? Sì, 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 stasera. Adesso siamo arrivati lì e aveva finito il gas. Quindi ragazzi dobbiamo aspettare a vedere se gli portano il gas a questo signore o trovare qualcos'altro. Però la situazione è sempre questa, vedete? Tutto buio, qualche luce, ma poi ti avvicini e ti dicono chiuso, chiuso. Questo è uno dei 3 supermercati che ci sono su quest'isola, sono tutti uno dietro l'altro. La particolarità è che tu vai al supermercato ma ti togli le scarpe prima di entrare, come in tutte le case, mi sembra una cosa giusta. Miracolo ragazzi, è tornato il gas, abemus gas, e quindi si mangia. Eccolo qua il riso, signore, salta bellamente, senti che scrocchiarellite sotto. Ha messo di tutto intanto, salta. Abbiamo una fame ragazzi. Dopo quella bella piattonata di riso fritto che era un quintale, la nostra giornata qui su questo piccolo paradiso chiamato Derawan finisce proprio ora. Piccolo isola, grande paradiso. Sembra una pubblicità anni 90, esatto. Di quelle che ogni tanto ci mettiamo a guardare, tipo Carosello, no? Ci mettiamo a guardare, guardiamo tutte quelle bellissime pubblicità. Ecco, su quest'isola no, perché internet non funziona. Tipo tonno insuperabile, 150 grammi di bontà, ecco, in olio d'oliva. Va bene, detto siamo in tema col tonno, pesci, pesciolini, tonno, tartarughe, eccetera, eccetera, insomma, è tutto connesso alla fine. È troppo sole, ha preso troppo sole, credo. Tutto un cerchio. Tanto i bambini qui fuori urlano. È stato silenzioso fino adesso. Facendo gli spot. Silenzioso fino adesso, è arrivato un gruppo di bambini che urlano come dei pazzi. Bellissimo crescere qui deve essere, perché corri a destra e a sinistra, non ci sono macchine, ti diverti un sacco. Vabbè, si sta da Dio, ragazzi. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Abbraccione. Alla prossima, ragazzi. Ciao.